Salve, questa è un'occasione per dare voce ad alcune esperienze che ho fatto nella mia vita, esperienze così diverse che potrei anche parlare di vite diverse. Sono qui a raccontarvi alcuni sogni che ho realizzato e che da idee sono diventati fatti concreti. Questa mia prima vita, che è durata 22 anni nel sistema bancario, mi ha vista protagonista in diversi casi di successo. Ho lavorato nel settore della finanza, tesoreria, commerciale, marketing, nei settori tradizionali della banca, e poi mi è stato dato un piccolo compito e così ho creato il primo modello di banca multicanale virtuale in Italia. Grande successo. Questa capacità di creare dei modelli e degli strumenti di lavoro utili agli impiegati, ai clienti, mi ha dato la possibilità di guardarmi intorno e ho pensato di cambiare esperienza rimanendo sempre nel mondo della finanza, e quindi dal primo modello di banca virtuale ho scelto di vivere 4 anni a Milano in un'esperienza simile nel mondo della finanza, ma in un'azienda molto più ampia, più grande, e ho creato dei modelli anche lì di automazione dei processi di conoscenza, e nel San Paolo IMI ho creato una piattaforma di knowledge management dove in tempo reale tutte le informazioni arrivavano dalla fabbrica di prodotto, fondi, gestioni patrimoniali, alle reti delle filiali. Grande successo, grandi iniziative, abbastanza interessanti. Mi hanno chiesto, perché guadagnavo veramente tanti soldi, mi hanno chiesto di proseguire la famosa carriera e girare il mondo per razionalizzare le filiali estere della rete San Paolo IMI, e quindi dovevo andare in giro per i paesi dell'est, l'Asia, e rivedere un po' tutto il sistema di offerta delle reti, delle filiali. Qui è scattata una molla e ho cominciato a provare del disagio in questa mia fine della prima vita, e ho provato disagio perché oggi è più sotto gli occhi di tutti l'inadeguatezza del sistema bancario in Italia e nel mondo. È evidente, e abbiamo visto anche i fallimenti delle imprese, ma soprattutto dovuti non all'incapacità o alla mancanza di creatività degli imprenditori, spesso perché le banche lasciano sempre il cerino corto al cliente. Mi sono sentita un po' fuori luogo e qui diciamo mi sono persa. Allora ho cominciato a pensare di poter dare quella mia energia, quella voglia, quella tenacia, quella voglia di cambiamento, di metterla in gioco e di proporla in altri modelli. Allora sono andata, ho fatto una breve esperienza in Brasile, dove volevo avere un contatto diretto con la povertà. Ero molto ricca, una ricchezza fatta di soldi, volevo cercare una ricchezza diversa, una ricchezza interiore, e così ho messo un nuovo paio di occhiali e ho visto la vita in modo differente. Così ho messo in piedi la mia impresa sociale, e quindi nella seconda vita ho fondato Officina Creativa, lanciando vari progetti che toccavano vari temi, settori dimenticati. Ho lavorato con i minori a rischio di devianza, ho lavorato nel campo della comunicazione sociale, nelle scuole, parlando di energia rinnovabile e di risparmio energetico. Ho sviluppato modelli che potessero dare valore a dei comportamenti intangibili, che sono quelli del pagamento, la puntualità nel pagamento delle bollette dell'acqua, ad esempio, e ho messo in piedi tante attività lanciando dei brand e dei nuovi modelli di sviluppo. È nato poi il grande amore con Made in Carcere, perché
Il mio desiderio era quello di incidere in situazioni estremamente disagiate. Made in Carcere è un'esperienza molto interessante ed è questa la mia seconda vita. Già ho in mente, nel 2013 credo che partirà senz'altro, che ci riuscirò, è un'esperienza di una summer school, perché il mio sogno da realizzare nella mia vecchiaia è quello di stare sempre insieme ai bambini, quindi creare una casa famiglia, delle summer school, creare dei modelli tra virgolette educativi e formativi pieni di gioia e di ironia. Tornando alla seconda vita, il progetto che mi sta prendendo più tempo e che occupa gran parte della mia vita è questo contatto che ho con il mondo del carcere. Contatto molto difficile, molto forte come impatto, però vero, dove l'assenza di qualsiasi elemento genera il massimo della creatività e sviluppa un senso della creatività ma anche della sopravvivenza molto forte. Ho cominciato questo progetto di Made in Carcere pensando, nel momento in cui ho visto tante buste di carta che si distruggevano nel giro di poche ore, 2 giorni al massimo, con le borse tutte patinate, bellissime, ho pensato che potesse essere utile far cucire, perché è molto semplice cucire una busta, e abbiamo pensato di realizzare del package per la spesa, per fare dei regali, ma anche per seminari ed eventi, e semplicemente, invece di portarmi le borse, porto un'etichetta, stampare l'etichetta dello sponsor, attaccarla sulla busta di tessuto, e questa busta, che ha il marchio, quindi che gira, quindi va avanti il concetto di diffusione della conoscenza attraverso questa formula di marketing sociale, riesce a durare tanto tempo, anche anni, e quindi il messaggio continua ad essere veicolato, ma il progetto emoziona e quindi raccoglie una sensibilità data appunto dall'attenzione dell'uso delle cose che noi già abbiamo, perché spesso noi usiamo infatti prodotti riciclati, tessuti, rimanenze di magazzino o scarti, e spesso vengono abbandonati nei depositi. Noi invece li raccogliamo, qui a Como ci sono anche delle associazioni no profit che ci donano tantissimi tessuti, l'associazione Mare di Moda. La cosa interessante è che tutti sono felici. Chiaramente noi esistiamo perché le donne detenute percepiscono un regolare stipendio, poi vedremo un po' più a fondo questo pensiero, e noi esistiamo se qualcuno ci conosce. E allora invece di fare delle borse fashion molto belle, poche e costose, ho scelto di fare molte borse a pochissimo prezzo, che possono andare dai 2 ai 5 euro, in modo tale da diffondere e contaminare quanto più è possibile un modello di sviluppo che tocca un nuovo stile di vita, un nuovo modo di stare sul mercato, ma anche di usare le cose che noi abbiamo, quindi stile di vita, filosofia, che ci ha consentito di assumere oltre 22 detenute. Abbiamo anche altre risorse esterne che lavorano per aiutarci appunto nella comunicazione e nel marketing, e con 2 euro, 5 euro alla volta siamo riusciti, adesso per esempio sino a metà ottobre abbiamo fatturato oltre 400.000 euro, e questo significa che posso restituire una gioia, una ricchezza che non è fatta più di soldi, di denaro, ma è fatta di esperienza e di contatto con questi esseri umani, queste situazioni estremamente disagiate e solitamente inaccessibili.
La mia esperienza nel campo dell'innovazione tecnologica e nell'innovazione sociale mi hanno consentito proprio di lavorare su un'offerta estremamente interessante e ho pensato quindi che la conoscenza sull'innovazione applicata al buonsenso che è dato appunto da questo circolo virtuoso dove tutti sono contenti, dove tutti vincono, perché chi dona il tessuto si libera dai magazzini dei tessuti bellissimi che spesso procura sofferenza il buttarli nella spazzatura, però se vengono donati e vengono riutilizzati sicuramente anche gli imprenditori compiono un'azione sociale. Noi con un camper andiamo a raccoglierli, li tagliamo e li facciamo cucire all'interno delle carceri facendo tantissime borse di tutti i tipi. Adesso abbiamo fatto anche delle borsette per uso tecnologico, per il porta-iPad, abbiamo fatto il pigiamino per questi prodotti di tecnologia. Quindi oltre alle buste della spesa, le borse per gli eventi, adesso i package per i prodotti tecnologici. Quindi l'innovazione applicata al buonsenso per noi è un modello di buon uso nel mondo e vorrei farvi vedere e toccare con mano quello di cui vi ho parlato. Made in carcere è praticamente la mia seconda vita. Vedi? Questa cosa che devono fare così, fanno come vogliono loro. Non lo so, Perché ti sei perso che questo? No, ce l'ho. La detenuta percepisce un regolare stipendio e quindi lo stipendio significa ferie, straordinari, malattia, certificato medico, assegni familiari, ritardo, orari, l'ingresso e l'uscita, la pausa caffè, cioè sono tutti concetti che nel reinserimento del lavoro nel mondo reale sono percepiti, ma spesso una detenuta non ha neanche mai lavorato e quindi sono concetti forti, importanti che aiutano proprio un meccanismo di reinserimento nel mondo reale. A Bruxelles, la settimana europea per le piccole e medie imprese, in apertura i vincitori del concorso per i migliori video 2010, la corrispondente Mariolina Sattanino. La crisi ci ha insegnato a guardare il mondo con occhi diversi, ha detto il vicepresidente della Commissione Tajani, dialogando con imprenditori svedesi, romeni, croati e con 2 imprenditrici italiane. Luciana delle Donne, che ha creato una cooperativa per aiutare le detenute producendo con tessuti riciclati. Lecce, carcere di massima sicurezza, reparto femminile. Qui nasce il marchio Made in Carcere, creato da Luciana delle Donne insieme a un gruppo di detenute. Vi ho portato le stoffe. 3 anni fa Luciana ha lasciato la carriera di bancaria a Milano, è tornata in Puglia e ha avviato una cooperativa sociale. Qui si lavora al recupero della dignità delle persone e insieme si recuperano anche materiali di scarto, tessuti che gli stilisti avrebbero buttato via vengono riciclati in oggetti di moda. Dietro al marchio Made in Carcere ci sono oggi 3 laboratori sartoriali tra le carceri di Lecce e Trani, per un totale di 22 detenute stipendiate con il ricavato delle vendite della loro impresa, che produce soprattutto borse per convegni e confezioni. Se impari ad amare un posto così brutto e a renderlo bello, non puoi poi non essere innamorato della vita, di tutto, perché poi dopo fuori diventa tutto, sembra che hai trovato il paradiso, è ovvio, no? È senz'altro un'esperienza forte che crea un impatto che è quello che forse oggi serve a tutti quanti. Così degli appunti, questo suicidio dell'economia, questo accompagnamento alla povertà di valori, quindi voglio dire il cambiamento, quello che noi stiamo vivendo, il caos, quello è un mio
schizzo che spiega il mio progetto, dove c'è sempre caos, dove c'è sempre ripensamento, ma dove c'è una visione estremamente lucida, nel senso che non è possibile non fermarsi, non generare un cambiamento che abbia in considerazione il benessere sociale e diffuso. Non è possibile continuare ad arricchirsi alle spalle degli altri, ad avere atteggiamenti di omertà e a non ribellarsi in situazioni di estremo disagio. Diciamo che ci comporta parecchio. Personalmente mi comporta parecchio disagio e questo è un modo per esprimere che si può fare invece con dei modelli di sviluppo sostenibili, si può fare impresa e quindi il mio progetto può essere replicato a livello industriale, può avere un salto dimensionale e su 67.000 di detenuti il 10% è femminile, invece di 22 vorrei averne 2.200 di detenute che cuciono il package, perché la busta serve sempre a tutti. E abbiamo avuto un'esperienza abbastanza interessante, 7 mosse per l'Italia, con una barca a vela ci siamo allontanati dall'Italia per pensare e cercare di individuare dei modelli di innovazione sociale dove potesse esserci una visione diversa del mondo e dare un contributo. Abbiamo scritto un libro, io ho scritto alcune cose che poi comunque potete trovare scaricabile sul web. E la cosa che più è importante è lasciare un segno nel cambiamento. Il mio indirizzo email è luciana724, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, @gmail.it. Naturalmente, c'ho solo un minuto, naturalmente non posso non farvi vedere alcuni dei nostri prodotti e quindi vi saluto offrendovi un piccolo catalogo dei nostri prodotti. Ok. Wait.